Amici delle due ruote, ben ritrovati. Oggi sono qui con la mia collega Luci per provare la nuova Triumph Street Scrambler 900. Chi la prova per primo? Ce la giochiamo? Giochiamocela. Testa a croce. Croce. A te il piacere di provare per prima la Street Scrambler. Seguiteci. Bene ragazzi, vediamo come va dopo la sigla. Condurre questa Street Scrambler è di una semplicità incredibile. Senza sforzo si riesce a cambiare direzione inserendo la moto tra le curve come in una danza. La posizione in sella, il busto eretto e le mani largamente distanziate contribuiscono positivamente a rendere questa moto facilmente controllabile. Il comando della frizione, come quello del cambio, sono morbidi e precisi, così da poter godere una gita fuori porta in completo relax. Il motore non mette mai in difficoltà anche sbagliando di marcia. L'unica attenzione deve essere rivolta ai giri di rotazione, cercando di non farli scendere troppo al di sotto dei 2000 giri minuto. Lo stile della moto mi piace tanto quanto vedere lo sguardo della gente voltarsi al mio passaggio. Non essendo in grado di cercare i limiti di questa Street Scrambler, con dispiacere la devo cedere al mio collega Jumbo. Come già anticipato dalla mia collega, la ciclistica di questa moto è in grado di mettere a proprio agio chiunque. La sua estrema agilità, apprezzabile dai meno esperti, diventa il suo limite alle alte velocità. L'avantreno risulta leggero e meno preciso se si forza l'andatura in percorrenza di curva. La situazione è migliorabile sfilando gli steli di pochi millimetri all'interno delle piastre. L'incremento del peso sulla ruota anteriore porta a una maggiore precisione di guida aumentandone il feeling. Questa soluzione non deve essere messa in pratica da chi non ha la competenza di valutarne il grado di intervento. Meglio lasciarlo fare da uno specialista del settore. La forcella è di ottima qualità ma priva di regolazioni. Per questo segmento avrei preferito una maggiore escursione dei soli 120 mm disponibili. Questo fatto restringe in qualche modo il suo campo di utilizzo. Al posteriore troviamo una coppia di ammortizzatori regolabili solo nel precarico. Le molle, seppur progressive nell'intervento, sono tendenzialmente rigide. La loro escursione è sempre di 120 mm. All'anteriore il cerchio da 19 pollici monta un pneumatico in misura 100/90. Al posteriore troviamo un cerchio da 17 con un pneumatico in misura 150/70. I pneumatici di primo equipaggiamento sono i Metzeler Tourance. Il compartimento freni è ben dimensionato, il mordente non manca e la potenza di intervento è modulabile con un solo dito della mano. All'avantreno si può apprezzare una pinza Brembo a 4 pistoncini e un disco da 310 mm. Al posteriore il disco da 255 mm è mosso da una pinza Nissin a 2 pistoncini. Il mordente non è paragonabile a quello anteriore, ma è più che sufficiente per ottimizzare il bilanciamento della moto nelle frenate più impegnative. Tutto l'impianto si completa di tubi rivestiti in treccia metallica. Nonostante il motore da 900 cm3 sviluppi solamente 65 cavalli, la coppia di ben 80 Nm consente sorpassi anche senza dover scalare di marcia. Le vibrazioni sono contenute da non pregiudicarne il comfort a qualsiasi andatura. Nella stagione calda il calore sprigionato da questo motore si sente maggiormente sul lato destro. La presenza del collettore di scarico infastidisce quando ci si ferma a un semaforo o ci si mette nel traffico cittadino. Il sound dello scarico ha un borbottio che conquista, attirando l'attenzione dei passanti ai bordi della strada. I consumi sono realmente contenuti. Considerando il costo carburante di questi ultimi tempi, di certo non rimpiangerete di averlo scelto. La rapportatura piuttosto lunga è giustificata dalla mancanza della sesta marcia. Ci si abitua in fretta e senza soffrire per la sua assenza. In sella si sta comodi, la porzione dedicata al pilota è ampia e sufficientemente imbottita. Il comfort per il passeggero è piuttosto scarso, la porzione di sella a lui dedicata è ristretta e poco imbottita.
In coppia è meglio fare uscite a corto raggio. Il manubrio è alto e largo come conviene su di una scrambler. Questa caratteristica favorisce la manovrabilità nei tratti lenti, tortuosi o particolarmente trafficati. Le pedane sono ben distanziate sia per il pilota che per il passeggero. I blocchetti dei comandi sono molto semplici. Per il mio gusto personale avrei preferito vedere qualcosa di più accurato. Le frecce direzionali e il faro anteriore montano lampadine tradizionali. Il fascio del proiettore è luminoso e ampio grazie alla sua dimensione. Il fanalino posteriore, differentemente dal resto dell'impianto di illuminazione, è a LED ed è ben visibile. Il display è luminoso e ha un look che mi piace. Le informazioni sono raggruppate in schermate differenziate per via di un display LCD piccolo nelle dimensioni. Spesso bisogna giocare con il tasto delle info per raggiungerle. Avrei apprezzato lo sforzo di casa Triumph se avesse realizzato uno snodo al fine di poter regolare la sua inclinazione. Per quanto riguarda l'elettronica, questa Street Scrambler è equipaggiata di tutto ciò che può servire alla sicurezza. La sua dote comprende il traction control, la frizione antisaltellamento, l'ABS e 2 mappe motore, Road e Rain. La mia prova termina con la curiosità di sentire un commento dalla mia collega. Ci troveremo d'accordo su questa Triumph dallo stile ineguagliabile? In conclusione, a chi consiglieresti questa Street Scrambler 900? Proprio per la sua facilità di guida, credo che sia una moto adatta per chi ha poca esperienza, ma anche per chi vuole un classico poco impegnativo ma dalla forte personalità. Se vi è piaciuta la nostra recensione mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi il prossimo appuntamento con Crazy Rider Italia. Ciao! Ciao!